Bene, prima di rimetterci in movimento facciamo un rabbocco dell'acqua per il tergicristalli e controlliamo anche l'olio. Noi usiamo il 5W30, abbiamo fatto il cambio dell'olio 4000 km fa, quindi non c'è bisogno nemmeno di fare nessun rabbocco. Ora facciamo solo un rapido controllo e ripartiamo subito. Olio perfetto. Registra un video. Ciao paesino carino, tutto bianco con il cielo grigino, ci ha ospitato stanotte, siamo stati bene. Anzi, bene Per la precisione. A parte il risveglio del gallo di stamattina, proseguiamo perché dobbiamo andare verso una destinazione che non abbiamo mai visto, una destinazione nuova in Andalusia, che poi Andalusia non è. Quiero un carro que corra más. Traigo un Fini después, fumo un cabo de cigarette. Me pierdo en la ciudad, ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque Strada molto panoramica, nella vegetazione, bella verde, e anche strettina. Anche strettina, con il manto stradale molto alto, c'è uno scalino giù impegnativo e dicevo, anche se non c'è il sole, comunque il paesaggio è bello lo stesso. E abbiamo incontrato uno dei primi embalse, cioè questi laghetti artificiali che si trovano in tutta la Spagna. Siamo arrivati ora a questo paesino, così pensavamo, Los Barrios, ma tanto paesino non è, perché alla fine con tutto il comprensorio è quasi una città, perché è molto esteso. Siamo entrati da 5 minuti e ancora lo stiamo attraversando. C'è questo viale centrale con tutti i fiori, le palme, queste palme altissime. Questo non l'avevamo mai visto noi. Un camion da viaggio, un truck come si dice, addirittura con le finestrine con tutte le lavorazioni in ferro, ma sinceramente un camion con il rimorchio non l'avevamo mai visto. E dopo le salite di stamattina e lo spostamento siamo già a tavola. Un bel piatto di rigatoni Con un sughettino di radicchio e noci. Very good. già assaggiato, è buonissimo. Anzi, muy rico, come Muy dicono rico. da queste parti. Muy gustoso, si dice muy Muy gustoso. rico. Muy ricco. Tanto esce anche il sole, così carichiamo anche le batterie. Eccoci qua ragazzi, ci siamo spostati, siamo venuti sulla spiaggia di Tarifa, una delle spiagge più famose nell'ambito surfistico. Vedete, pieno di surfisti. E laggiù in fondo vediamo Tarifa e quella dietro ragazzi è tutta Africa. Africa. Wow! Com'era la canzone dell'Itfiba? Africa. Ah, fra poco. A fra poco. È una delle nostre prossime mete, diciamolo, lo sapete. E là dietro invece c'è una duna dove siamo già stati un po' di anni fa. Una duna bella alta. Qui abbiamo questa specie di lingua di sabbia che divide il mare da questa pozza dove i bimbi giocano
senza pericoli. Guarda, guarda bravo, guarda. Guarda. L'equilibrio sulla tavola, guarda bravo. Bravo. Queste ragazzi sono le dune di Tarifa, meravigliose. Adesso saliamo su questa duna gigante e poi giù come le zucche. Che meraviglia. Paesaggio, è quasi lunare questo paesaggio. Bellissimo, ma ci siamo impanati bene bene. Stasera friggitrice ad aria. I tickets fritti. Paesaggio surreale e lunare. Pensate, queste dune si trovano solo qui, in questa zona. Non è grande l'area, qui ci troviamo precisamente sulle dune di Val de Vaqueros. Tarifa alle nostre spalle, l'oceano e qui dietro la strada dove sono fermi mezzi, camper, macchine. Qui abbiamo il signor Fede. Questo sai che serve? Fare l'equilibrista. Ah no, pensavo il salto in lungo, no, sai, quello là, cioè. L'equilibrista. Oh mamma mia. Duna. Sa vedere, sa vedere. Ti vengo a prendere giù in fondo, a rotoli. Visto che non abbiamo il drone, usiamo la nostra 360 col bastone da 3 metri e simuliamo il drone. Qui tra l'altro ci abbiamo già volato un po' di anni fa, sì. Ma come sapete in Marocco non lo potevamo portare e ci siamo attrezzati diversamente. Vi volevo far vedere le dune dall'alto. Con tutte queste pieghe i bambini ci scorrazzano sopra. Abbiamo visto persone con delle tavole fanno sandboard che ci scivolano. Vi dico che è molto dura arrampicarci sopra, molto dura, perché nella sabbia si affonda quasi fino al ginocchio, quindi è tosta. Ci ho messo un sacco di tempo, però ce l'abbiamo fatta. E le avevamo, come diceva Fede, già viste, ma è sempre uno spettacolo della natura e noi la natura, lo sapete, ogni tanto ci chiama. Guarda, loro fanno sandboard. Mentre dietro sbuca l'arcobaleno. Ora seconda corsa. Come sulla neve, ragazzi. Guai. Sì. Buongiorno ragazzi, stamattina abbiamo lasciato Tarifa, ci stiamo spostando verso Algeciras e poi Gibilterra, dove vogliamo andare. E questo, ragazzi, è il punto più stretto dello stretto di Gibilterra, dove tra Europa e Africa abbiamo solamente 14 km di distanza. Purtroppo il cielo oggi non è dei migliori, c'è un po' di foschia, però si vedono benissimo le coste africane. Un po' di navi che fanno la spola avanti e indietro e noi però proseguiamo il nostro viaggio, andiamo a fare delle spese stamattina e dobbiamo fare un po' di commissioni, carichi e scarichi,
e poi cercheremo di raggiungere la parte più a est dove c'è Gibilterra e Algeciras. Al Super Carmela, facciamo un po' di spese. Quant'era? Non ci si veniva. Gran tortelloni, 1,12 € questi. Prendiamo questi, olio d'oliva, 1,80 €. I vari patè di pollo, di salmone, di tonno. Questo era buonissimo, il salmone. Qui abbiamo il mojo picon, questa era buonissima, questa ne prendiamo una. Quanto costa? 1,67 €, questa 1,39 €. Sì. Però questa mi ispira di più come... perché questa è più rossa, quella mi sembra troppo piccante. Qui ragazzi siamo in una cella freezer, perché non tengo dei prodotti nei frigoriferi, ma è una cella freezer unica, infatti abbiamo i giacchetti apposta, si muore di freddo. Tutto aperto, non ci sono i frigoriferi. Oh, tutte le tortiglie de patatas. Prendiamo questa con la cipolla, molto buona. Il chorizo, questo era dentro il pane, che bontà. Ma come sono piccanti questi. E qui abbiamo il lamon serrano, quello buono. Questo qui costa 7 €, ma è tantissimo. Quanto pesa? Mezzo chilo, ma questo è buono. Mezzo chilo di prosciutto, lo vedi? Sì, 7 € sarebbe anche buono. Senti qua. Questo c'ha l'etichetta nera e sappiamo per certo che quelli con l'etichetta nera sono i più buoni. Abbiamo anche il gazpacho, che è praticamente un succo di pomodoro, più altre spezie dentro, salate, un po' di cose. Los hermanos, non è la stessa cosa ma ci sta. Gli hamburger di pollo, buoni, questi li prendiamo. Qui ragazzi reparto dolciumi, dolcetti, mamma mia, da farsi del dolore fisico. Guarda quanti ce n'è. Qui ci sono tutte le marmellate della vieja fabbrica che sono buonissime, c'è veramente da sbizzarrirsi. Prendiamo una di more e una di arandanos, che sono i mirtilli. Ma buongiorno ragazzi! Ma buongiorno! Ci troviamo alla linea della Concepción. Concepción. È tutto un tutum. Ma dietro di noi vedete questa rocca qui sopra. Che cos'è? Che cos'è? È The Rock. The Rock. Ovvero la rocca di Gibilterra. Siamo arrivati ieri sera, abbiamo parcheggiato Charlie proprio qui di fronte e ora attraverseremo il nostro primo confine a piedi. Sì, perché oggi vi portiamo a visitare Gibilterra. Non so se ci siete mai stati, ma andremo nel Regno Unito per un giorno. Esatto, usciremo dall'Europa ma senza lasciare l'Europa. Non andiamo in Africa, andiamo in Inghilterra. Ancora per poco. Sì. Gibraltar. Abbiamo già varcato il confine, ci abbiamo messo 30 secondi, gli abbiamo fatto vedere il passaporto senza nemmeno che ce lo toccasse, ha visto, sì siete voi, sì, passate. Ma fatto aprire in mano a me, di solito invece lo vogliono vedere loro. Sia in uscita che in ingresso, non ci hanno scansionato gli zaini, niente. E ora per arrivare a Gibilterra vera e propria c'è da fare qualcosa che solo qui accade, in pochi posti nel mondo, forse solo qui. Ovvero attraverseremo una pista di un aeroporto a piedi, perché la pista taglia in due la parte di Gibilterra dalla Spagna. C'è l'aeroporto anche Gibilterra e ne abbiamo avuto prova ieri sera che fino a una certa ora abbiamo visto
i Boeing praticamente passare davanti al finestrino di Charlie, e qui ci sono alcuni voli, soprattutto ovviamente dal Regno Unito, ci vola moltissimo la British Airways e quindi ne abbiamo visti molti di questi velivoli che atterrano proprio qui davanti. Infatti l'aeroporto è proprio qui a sinistra e davanti a noi c'è la pista, vediamo il semaforo verde, vediamo se riusciamo a passare o se dobbiamo dare la precedenza a un altro aereo. Esatto. Vedi, EasyJet abbiamo. Ah, e anche la EasyJet, vedi? Anche il pullman ha 2 piani. E qui ragazzi vediamo la mappa di Gibilterra e questa è la pista dall'aeroporto. Qui abbiamo la linea della Concepción, Charlie è parcheggiato esattamente qua. Noi ci troviamo in questo punto, ora attraversiamo la pista e andiamo ad esplorare tutto il promontorio. C'è la città di Gibraltar, ovvero Gibilterra, che è proprio qui. Giù c'è il faro, il Trinity Lighthouse per essere precisi, e qui siamo nel mondo inglese. Troveremo scritte in inglese, supermercati, negozi inglesi. La moneta è la sterlina, non solo la sterlina del Regno Unito, diciamo così, ma anche la sterlina proprio di Gibilterra. Un po' come succede in Scozia, che comunque fa parte della madrepatria Regno Unito, ma anche la Scozia ha la propria sterlina scozzese, appunto. In questo momento il semaforo è diventato rosso, significa che c'è il passaggio dell'aereo. Vedi? Falso allarme, c'era il semaforo rosso, poi è diventato di nuovo verde, non è passato nessun aereo, ma siamo sulla pista dell'aeroporto. Bellissimo, emozionante. E voi avete mai attraversato una pista di atterraggio a piedi, non il gate per arrivare all'aeroporto, ma proprio la pista dove decollano e atterrano? Al momento via libera da aerei, non ne vedo. Certo è lunga, e siamo solo di taglio. Questa ragazzi è la pista d'atterraggio. Ci hanno appena chiuso il cancello alle spalle, noi siamo già passati, vediamo se passa l'aereo. Addirittura le guardie hanno messo la catena chiodata per eventuali pazzi che con la macchina dovessero fare irruzione sulla pista. Ma io sono sconvolta, cioè nel senso non ha chiuso i cancelli sia pedonali che quello carrabile, ha messo anche questa roba. E poi è passata d'assalto. Sì, d'assalto, anti-assalto. E poi è passata la macchina a pulire la pista ogni volta che forse se qualcuno gli casca un mocico. Più che altro sì, con l'attraversamento pedonale magari la pista forse va tenuta più pulita. Ora aspettiamo l'aereo. Meno male siamo passati per tempo. Pensa se uno inciampa, se no ci spettina, e ti ritrova in mezzo alla pista. Se vi siete appena fatti i capelli vi struffa. Per arrivare alla città bisogna fare questo tragitto, questo percorso pedonale che passa accanto allo stadio. Ci sono un po' di palazzi in costruzione. Qui abbiamo anche il World Trade Center di Gibilterra. Come vedete qui guidano come siamo abituati a guidare noi, e in terra c'è scritto guarda a sinistra, non guarda a destra come in Inghilterra. Abbiamo passato la porta delle mura, qui siamo alla stazione dei Pullman e ci dirigiamo verso il centro storico di tutta la città. Questo tunnel. Oh, un po' di pace qua dentro. Un po' di sole. E non siamo in Inghilterra se non c'è una cabina rossa del telefono tipica inglese. Ma c'è tutto tipico, tutto. Le cabine le hanno lasciate, sono diventate una lavagna per gli adesivi, ma belle comunque, belle. L'abbiamo rivisti così anche a Londra. Sembra proprio di stare nel Regno Unito. Musica, scritte, si sente parlare
spessissimo inglese, insomma in un attimo ci siamo catapultati. Dovete sapere però che Gibilterra non è uno stato vero e proprio come tutti gli altri, ma è di fatto un'exclave inglese in territorio spagnolo e fa parte dei territori di oltremare del territorio britannico. E mentre percorriamo la Main Street vi facciamo vedere anche la bandiera di Gibilterra. E qui ragazzi abbiamo il primo uomo astronauta. Oh, no, non è un uomo. Abbiamo uno scimpanzé. Che gli assomiglia? Qui ragazzi abbiamo l'ufficio postale con la tipica cassetta delle lettere British. Qui USA, l'abbiamo visto anche nel Regno Unito, ora è il periodo natalizio, quindi sono abbellite con i presepi, Babbo Natale, i pupazzi di neve, fatti a maglia, creato una sorta di cappello e messo sopra a tutte queste singolari cassette delle lettere che sono rosse, queste a cilindro rosso, e è bellino, molto bellino. Questa era più grande perché è l'ufficio postale centrale. Vediamo un po' che hanno da mangiare qui, un po' di dolcetti, di pizzette. Sempre lungo la via dello shopping e del cibo e di tutto quello che potete comprare a Gibilterra. Non hai messo il cibo al primo posto? No, l'ho messo dopo perché ancora è presto. Lo shopping, mi preoccupa, La prendo ragazzi. larga. Dicevo che stiamo passando davanti al Palazzo del Parlamento, questo bianco alle nostre spalle. Bianco che oggi si staglia sul cielo azzurro finalmente. E dove non sventola la bandiera perché non c'è vento, per una volta tanto. Ma oggi va bene così. Ora entriamo nella cattedrale Mary the Crowned. Una particolarità che rende molto famosa Gibilterra è la sua rocca. Sì, è la singolarità, diciamo così, di Gibilterra stessa. È alta 426 metri e tutti gli abitanti la chiamano The Rock. Tant'è vero che colloquialmente con The Rock si intende proprio tutto lo stato di Gibilterra. Tant'è che ovviamente questo promontorio è così prominente e occupa gran parte della superficie dello stato di Gibilterra. Tutto lo stato è 7 km quadrati. E al suo interno troviamo delle scimmie che vedete anche ritratte in questo cartellone. Per andare su in cima ci sono due modi, anzi anche tre. Diciamo che uno è il cable car, che è chiuso però. Uno è a piedi, se no con dei taxi lungo le strade che vi portano su. Se volete andare a piedi mettete in conto diverse ore, è una bella fatica. È piuttosto impegnativo, lo dice anche insomma la guida, e non abbiamo capito come mai la funivia, la cabinovia sia chiusa. Abbiamo letto pareri contrastanti, c'è chi dice solo stagionale, però ci sembra strano, probabilmente pensiamo noi in questo momento sia in manutenzione. Esatto, comunque per vedere dei bellissimi panorami non è necessario proprio andare in cima, ci sono anche dei punti intermedi, vediamo noi ora dove possiamo arrivare. In cima però ci sono, diciamo, delle chicche che rendono un po' la particolarità anche di Gibilterra. Ci sono persone che vengono qui per vedere l'unica colonia di scimmie, ovvero le bertucce, che vivono in Europa, praticamente nel continente europeo, che è qui proprio sopra al promontorio. E la seconda particolarità è che ovviamente è stato teatro di guerre anticamente, e quindi ci sono diversi tunnel sotterranei, diverse grotte che anch'esse insomma hanno visto
passare diverse battaglie. Sono stati costruiti dei rifugi sotterranei, quindi tutto questo sono attrazioni turistiche con biglietti d'ingresso belli sostanziosi, perché si parte dai 30 euro in su a persona per visitarle. Potete pagare indifferentemente in pound o in euro. Incuriositi dal cartellone ci ha avvicinato la guida turistica. Abbiamo chiesto come mai la cable car è chiusa, perché la stanno rifacendo completamente nuova. Faranno una linea con cabine più grandi, la struttura più grande, tutto più alta, insomma tutto più, e per i prossimi 2 anni sarà chiusa, ci ha detto. Sì, quindi, perché però possiamo salire con i pullman, i vari mezzi, o a piedi. e noleggio di scooter e biciclette, così ci ha detto, insomma. Quindi da vedere su ci sarebbe tante cose, però come vi abbiamo detto, insomma, i prezzi secondo noi perché c'è da dire anche un'altra cosa, che Gibilterra sarebbe zona di Portofranco, ovvero qui non c'è l'IVA. No. Però secondo noi abbiamo dato un'occhiata un po' ai prezzi, con questa storia del turismo, non c'è l'IVA, sembra che le gonfino un pochino i prezzi, così ci ha dato un po' l'idea. Sempre legato alla sterlina, che già di suo costa di più. Quello, perché la maggior parte dei prezzi ovviamente sono in pounds, in sterline. Quello che abbiamo visto noi, ora poi magari vediamo il polso di qualche prezzo, guardando un po' così, non è che siano proprio economicissimi, e anche i prezzi dei tour non sono economici, e le attrattive, pensate che solo lo Skywalk, che è praticamente la terrazza panoramica su vetrata, mi sembra che costi 36 euro a biglietto. E poi tipo la grotta, c'è una grotta famosa, costa altri 32 euro a testa, quindi insomma. Poi il tunnel della guerra costano altri 32 euro, quindi insomma sono soldi. Oggi c'è una giornata di sole, ma siamo sempre in ombra, abbiamo anche i giacchettini perché è freschino, tanto che anche i cannoni li hanno messi sotto il cappotto. Io i cannoni col giubbottino non l'avevo mai visti, però c'è sempre una prima volta. Qui troviamo anche i tipici pub inglesi, tanta roba, quanto ci mancano un po' i pub inglesi? Il giusto. Il giusto, dai. Ci sono tantissimi negozi di gioielli e di profumi. Qui ad esempio i profumi Hugo Boss 57, che sono sterline però, 57 sterline, Mont Blanc 55 sterline, Dolce Gabbana 57 sterline. Vendono anche il Bacardi 11 sterline e 50 e una bottiglia di Rum Trafalgar 23 sterline e 50. Ora siamo entrati nel Trafalgar Cemetery. Qui ci troviamo all'interno di un cimitero, sembra più un giardino peraltro, però fra questi bellissimi alberi e piante ci sono tante tombe che purtroppo accolgono i tanti morti che ci furono stati nella battaglia di Trafalgar. Infatti il cimitero si chiama appunto Trafalgar Cemetery. La battaglia che avvenne nel 1805, proprio qui vicino a Capo Trafalgar, in un punto diciamo non ben definito di fronte a Cadice più o meno, nel mare, dove le truppe franco-spagnole furono sconfitte, persero pensate 33 navi contro la potenza inglese capeggiata dall'ammiraglio Orazio Nelson. Abbiamo ceduto. Siccome abbiamo già fatto 4 km a piedi, ho controllato prima, per raggiungere il prossimo punto sono altri 3 km e quindi ce la facciamo in autobus. E poi c'è il comeback, il ritorno, quindi abbiamo visto passare l'autobus, ho detto va bene, vai, autobus sia.
E grazie all'autobus numero 2, fermata Europa Point, siamo giunti nel punto finale dell'Europa che dà sull'Africa, ragazzi. Lo possiamo dire forte. Lo possiamo dire. È lì, si tocca. Abbiamo già visto le coste del Marocco dall'autobus. Dietro di noi c'è questa moschea, ma ora andiamo a vedere il faro Sì. che si affaccia sullo stretto di Gibilterra. E da qui si vede bene Ceuta. Ragazzi, siamo a un tiro di schioppo dall'Africa e dal Marocco. E da qui si vede benissimo Ceuta, che è la colonia spagnola in terra africana. Un esclave spagnolo. Sì, un esclave, mi correggo, se no il professore si arrabbia. Quella punta là, quel promontorio, è proprio Ceuta. E dietro Marta, alle spalle di Marta, abbiamo un'altra cittadina che è Algeciras, dove Da lì partirà il nostro traghetto per lo sapete. quella nazione, quel continente, perché cambieremo continente, ragazzi. E oggi è A breve vogliamo dire, a breve, sì, non oggi, a breve. A breve rimanete connessi perché a breve stiamo ultimando tutte le pratiche, connessioni, assicurazioni, tutto quanto, poi ve ne parleremo meglio. Diciamo che ci stiamo organizzando per il Marocco, quindi arriverà. Diciamo che oggi ci troviamo in una sorta di limbo tra Africa Sì. ed Europa, perché qui siamo sì in Europa, ma non siamo in comunità europea, perché siamo in territorio inglese che è fuori dalla comunità europea. Sì, Regno Unito. Quindi fa strana sta cosa. Quindi infatti dove vi girate potete vedere le bandiere del Regno Unito. È assurdo, Cioè... E Charlie invece è parcheggiato in Europa. È parcheggiato in Europa, noi siamo fuori dall'Europa a metà e da qui possiamo vedere 2 continenti e 3 nazioni. È pazzesca. Ma sta non è cosa. surreale? Secondo voi, scrivetecelo, non è surreale? Un altro primato molto sorprendente per lo stato di Gibilterra sono le sue grotte, ma non soltanto per la conformazione e per i tunnel che si trovano all'interno del grande promontorio. Queste grotte servivano come riparo durante le guerre e anticamente ancora come riparo per gli esseri umani. Pensate che queste grotte sono talmente antiche, addirittura circa 300.000 anni fa, qui sono stati rinvenuti dei fossili dell'uomo di Neanderthal. Ne sono la prova tangibile 3 teschi che sono stati appunto ritrovati all'interno di queste grotte. Il primo di una donna in età adulta e gli altri 2 di 2 bambini più piccoli in età compresa circa fra gli 8 e i 9 anni. Questi teschi ovviamente sono conservati al museo qui di Gibilterra, ma la cosa pazzesca è che rappresentano una delle più grandi concentrazioni al mondo di ritrovamento appunto di queste testimonianze dell'uomo di Neanderthal, proprio qui dietro di noi. Tant'è che si è scomodato il patrimonio UNESCO e nell'anno, proprio qui vedete il logo, nell'anno 2016 ha iscritto la Rocca di Gibilterra e quindi i suoi ritrovati nella lista del patrimonio mondiale. I ritrovamenti di questi teschi sono avvenuti tra l'anno 1848 e l'anno 1926. Se venite qui a Gibilterra e volete fare l'escursione in queste grotte, parte di esse si possono visitare, dovete cercare il complesso delle grotte di Goram. Tutti questi pannelli informativi ci fanno capire che questa è una zona di alta migrazione e di alto spostamento di specie animali. Ci sono tantissimi tipi di uccelli che migrano e appunto sorvolano queste zone, così come tantissimi cetacei passano attraverso lo stretto di Gibilterra. Pensate che è stata avvistata proprio qui all'interno dello stretto qualche anno fa la seconda balena più grande del mondo, oltre ovviamente a cetacei di ogni specie e delfini che pare si vedano quotidianamente. Magari saremo fortunati anche noi.
E immancabile Pantera che non lo sentivamo. Il canto del muezzin. Il richiamo dalla moschea. Non ti fa pensare che sono l'1:30? Infatti pensavo che fosse il mio stomaco che brontolasse, capito? In parte anche lui brontola. Comunque ci ha riportato in un flash velocemente in Turchia, ma no, noi abbiamo il Marocco qui davanti. Che ci aspetta. E quindi questo è un benvenuto da parte del Marocco. È La solo prendiamo così. un aperitivo, diciamo un aperitivo. E quindi per rimanere in tema noi ora ci mettiamo seduti su una di queste panchine e ci scofaniamo i nostri panini che ci siamo portati da Ciardi. Siamo portati da mangiare così da proseguire poi la passeggiata velocemente. Stavamo valutando se mangiare sul Mar Mediterraneo o sull'Oceano Atlantico e ha vinto il Mar Mediterraneo perché qui sotto ci sono queste panchine vista mare e quindi tutti al mare. Guarda quanti pesci che ci sono laggiù, tutti laggiù in fondo. Sono già a passeggiare. Magari attirano qualche delfino. Io intanto guardo l'orizzonte. Stessa forma. Ha la stessa forma della rocca. Rock. Buon appetito. Però è molto più buono della roccia. Dopo il pranzetto stiamo ritornando verso Ciardi. Andremo ora di nuovo in centro città a vedere altre tappe da visitare. Abbiamo deciso di fare un pezzetto a piedi perché così possiamo affacciarci da queste terrazze con questi panorami mozzafiato. Mozzafiato nel vero senso della parola, visto le salite. Volevo dire soltanto, ci sono delle cose surreali. È talmente stretto il territorio che abbiamo notato per creare lo stabilimento balneare. Infatti vediamo c'è una zona adibita, no, ai bagnanti estivi. Non avevano spazio perché hanno creato una piscina, dei campi da beach volley e lo stabilimento balneare è creato su una piattaforma nel mezzo al mare dove hanno riportato la sabbia e piantano gli ombrelloni proprio sei sul mare. È curioso, no? Perché non avendo spazio si devono ingegnare. Nulla a che vedere con il prato sintetico finto di San Siro dei vecchi tempi. Ora non so più perché non seguo più, però eccoci, dove siamo? Siamo parco al Commonwealth Park. Un parco in stile British. Vedrai. Continua il tour e siamo tornati sulla Main Street, piena di turisti e di rumori Caos, e di sì, caos. esatto, affollatissima, ancora forse più di stamattina. È vero che è risaputo che la porcellana made in England è famosa e è preziosa, però i prezzi, come vi dicevamo, ci sembrano un tantinello alti. Guardate, tipo quelle tazze lì davanti, insomma, carine, lavorate, ma 15,50 pound a tazza, quindi saranno 17 euro, tipo 18 euro. Guarda, sono tutti i vari bicchieri che venduti alla coppia vengono su 60-70 sterline, quindi 35 dell'uno. Cioè, porcellana meravigliosa, anche queste semplici tazze decorate, comunque 14,50 pound, tipo 16 euro, una tazza piccolina così. Visto che noi non siamo mai contenti, ci massacriamo per benino quello che ci è rimasto delle gambe con questa bella scalinata. Vediamo dove porta. Anche i gabbiani ridono.
Cioè qui sono scale da tutte le parti. Di qua sono scale, da quest'altro lato tutte scale. Di qua tutte scale. È dura. Ancora all'aeroporto, però d'altra parte c'è chi trova le sbarre chiuse perché passa il treno e chi le trova per gli aerei. Finché non suona questa sirena i poliziotti non aprono il cancello pedonale e quello carrabile. Facciamo passare tutti, poi si va anche noi. Che fila! Speriamo che al controllo passaporti di fare in fretta. Anche quelli. Qua non arriva nessun aereo, di qua uguale non arriva nessun aereo, siamo in piena sicurezza. Guardate tutto il segno dei pneumatici, delle ruote degli aerei quando toccano terra. Siamo di nuovo in Spagna, ragazzi, e passando qui davanti a questa stazione dei taxi troviamo questo pannello con le fotografie delle vecchie cabine del 1966, quella attuale dell'86 e quella nuova che stanno costruendo e che sarà attiva tra 2 anni. Infatti nel 2027, e dice il cambiamento è nell'aria, birbanti. I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see